mio padre mi ha abbastanza cresciuto. Ora, se io glielo dico mi è cresciuto come un maschietto, mi dice ma no, non è vero. Sei tu che hai la tendenza a fare le cose, cioè sei tu che hai la tendenza a mettere le mani nelle macchine, non è. Però in realtà un po' sì, nel senso che mi sfidava a corsa. Cioè tu non sfidi una mi fa allora vediamo chi è più veloce e allora quindi queste cose le fai con un maschietto solitamente, quindi non è che quindi vediamo chi arriva prima, vediamo, quindi io sono cresciuta molto col senso della competizione che mi viene, quindi che l'ho poi applicato prima nello sport e poi nel mio lavoro, cioè comunque mio padre poi con me è stato molto competitivo quando ho iniziato a mettere sull'azienda, cioè e questo non è fatto bene, quindi. E poi ho fatto una scelta e mi sono detta adesso devo diventare più brava di lui. Ad un certo punto, quando ha visto che io ero completamente indipendente, non mi ha più detto nulla. Ho iniziato praticamente cercando delle vecchie vigne che purtroppo a Vittoria sono andate mano a mano spiantate e da lì ho iniziato a cercare nelle contrade storiche del Cerasuolo di Vittoria delle piccole parcelle. Io sono dell'idea che un vigneto pluriclonale è un vigneto più resistente, come una popolazione umana. Noi in tanti, diciamo, se uno si ammala l'altro compensa. La stessa cosa avviene nella vigna, sia in termini, sia se pensiamo al vino, perché la complessità di un vino viene da tutte queste piante diverse, chi è un po' più acida, chi meno acida, una buccia più spesso, una buccia meno spesso, il tannino, per cui il tutto insieme crea un grandissimo equilibrio. Questo è un Nero d'Avola, quindi si trova in una fase abbastanza avanzata, però quello che succederà, e questa è anche la caratteristica di Vittoria, che adesso con l'innalzamento delle temperature di fine giugno-luglio la pianta si fermerà abbastanza, quindi rallenta moltissimo il suo percorso di maturazione, perché si protegge, si inizia a proteggere dal caldo, le foglie si chiuderanno leggermente, già hanno iniziato una leggera fase di chiusura, chiudono gli stomi per evitare al massimo l'evapotraspirazione e quindi proteggono tutta l'umidità interna. Allora, questo è un grappolo di frappato che come vedete è molto più compatto rispetto al Nero d'Avola, è una varietà molto resistente avendo questa buccia spessa, quindi non ha mai problemi di botritis, di piccole muffe, soffre ogni tanto l'oidio nelle zone un po' meno ventilate, però diciamo un grappolo molto bello, piccolo, con un'ala o due ali, quest'ala ce l'ha sempre il frappato, qua c'è un accenno alla seconda ala, poi quando sarà più grande la vedremo meglio. Qua si dice la terra cancia di palmo a palmo, no? E quindi vuol dire che cambia di palmo a palmo. La bellezza di un suolo così è che ti dà dei mini molto floreali, molto fruttati grazie a queste sabbie rosse. Ti dà dei pH molto bassi perché c'è il calcare e ci sono le condizioni che agevolano per la povertà di questi suoli, la mancanza di accumulo di zuccheri. Ad esempio già a 2 metri da qua, tant'è che qui ho messo frappato di Vittoria che preferisce più un suolo così, e di qua ho messo Nero d'Avola perché è un suolo completamente sassoso. Mi piace spendere oggi 2 parole sul Nero d'Avola, che è un'uva che è stata un po' bistrattata ultimamente perché ovviamente ne abbiamo abusato sia in termini di consumo che di prezzo e tutto. E il Nero d'Avola trova il suo luogo ideale nel sud-est della Sicilia, soprattutto tra Pachino e Vittoria, e devo dire che a Vittoria riesce ad esprimere una grandissima eleganza grazie alla sabbia e a questo calcare. Queste sono le vasche di cemento dove facciamo praticamente tutta la fermentazione dell'SP68, del frappato e di una parte del siccagno. È tutto cemento non vetrificato. La cosa importante è spenderci 45 minuti almeno sul lavaggio. Noi usiamo solo idropulitrice a caldo, con la testina non troppo dura, quindi passiamo tante volte sulla parete finché l'acqua esce trasparente, non esce più rosa, e quando è tutto pulita, le valvole pulite e tutto, la cosa importante è tirare l'acqua residua, fondamentale in tutti i materiali porosi questi, tirare l'acqua residua e mettere il ventilatore. Se tu la conservi asciutta, lei può stare, infatti se sentite l'odore è perfetto, no? Mai è stata dentro? Sì.
Andiamo. E c'è il buio che non ho il cellulare. Io ce l'ho già. Prendi le mani. No, mi fa vedere la temperatura. Quanto tempo sta dentro? Forse Allora, dipende, l'SP68 rosso, circa un paio di settimane di macerazione. Noi teniamo fino a qua, grappolo intero su due vasche su due vigne di frappato, quindi riempiamo con buttando la cassetta da sopra. Quindi facciamo solo una selezione in vigna, buttiamo la cassetta intera, facciamo uno strato di grappolo intero, tutto sopra sino a qua acino intero. E questa è tutta la lavorazione del frappato per l'SP68. Durante la giornata facciamo un paio di rimontaggi all'aria, soprattutto nei primi giorni di fermentazione, e poi iniziamo ad andare a chiuso quando vedo che la fermentazione sta andando bene. Bene o male io arrivo massimo a 3 settimane di macerazione sulle bucce, 2 settimane circa per l'SP68 bianco, perché il moscato ha un acino grosso e quindi non cede molto succo e meno sì. E poi l'SP rimane qua solo in vasca di cemento, gli altri vini fanno sia un po' di legno che vasca di cemento. Cosa bella è un calcare duro in questa contrada che siamo a Bombolieri. Qua potete vedere anche un fossile che poi quando stavamo rompendo, per fortuna me ne sono accorta. E la cosa bella che, come vedete, qua c'è questo sasso levigato che era levigato dal mare, no? Quindi a questo livello, con il fossile, la conchiglia e la rotondità c'era, per cui l'inondazione della Sicilia ha creato questa stratificazione di roccia sino ad arrivare all'ultimo strato, che è la sabbia che abbiamo in superficie, che non sono più di 30 centimetri. Quindi proprio questo calcare qui è il nostro piccolo tesoro. E quindi l'economia di Vittoria si è basata soprattutto su un'agricoltura industriale. Io volevo in un certo senso scappare e quindi questo iter del fuggire io l'ho vissuto tutto. Mi lamentavo che non c'era il cinema, una libreria, non c'erano tante cose a Vittoria, non ci sono tutt'oggi. Come dice spesso mio zio, la bellezza salverà il mondo. La bellezza non vuol dire sfarzosità, la bellezza spesso è semplicità, cioè la semplicità delle cose, di una linea o di una curva o di un gelsomino messo al punto giusto. Parliamo di cose semplici. La viticoltura oggi ci dà la possibilità ancora di radicarci in un luogo, come dicevi prima, sceglierlo e volerlo custodire. E questo essere agricoltore custode è quello che salva un paesaggio. Io dico sempre perché alla fine forse l'agricoltore è aiutato in Italia, perché l'agricoltore non è solo agricoltore che produce quel grano, quell'olio, quel vino. L'agricoltore è anche un custode, se lo fa bene è un custode anche di un pezzo di paesaggio che non è solo suo, ma il paesaggio di tutti. A me spesso mi dicono perché poi alla fine hai comprato terra, perché io quando vedevo nella collina di fronte, dove poi circa 8 anni fa ho comprato questa azienda di 20 ettari dove faccio 10 ettari di grano in rotazione, perché l'ho presa? Perché non la volevo vedere più abbandonata ed era di fronte casa. Ma tu lavori più adesso rispetto a 10 anni fa? Molto. Ma allora io ho sempre lavorato troppo, per cui non lo so, perché quando svuoto riempio. Cioè avevo la possibilità di svuotare, poi ad un certo punto metto orto, olivo, grano, non riesco a stare ferma, però se oggi guardo l'azienda sinceramente sono molto contenta, sia per il progetto agricolo che devo dire negli ultimi anni è diventato veramente bello, che poi per la squadra di lavoro, perché senza Giovanni qua nell'orto che se ne occupa, senza Emanuele che mi aiuta nel commerciale, senza i ragazzi oggi non si potrebbe fare nulla. 10 anni, 8 anni, 15 anni, 18 anni. Valentino è stata la prima persona con cui ho lavorato. 18 anni. Io vado verso la 19esima vendemmia. Io iniziato a 16 anni. 21 anni. Anche questa piccola dose di imperfezione che la porta la